Se deleghi la soddisfazione della tua giornata di pesca al risultato della stessa, alla quantità del pesce pescato, alla dimensione del pesce pescato, allora sappi una cosa. Hai esattamente il 50% di probabilità di rimanere deluso proprio dalla pesca. Da quell'attività che, se interpretata bene, dovrebbe distrarti proprio dai problemi, dai pensieri, dalle delusioni. Leggo spesso commenti mirati ad indurre il pescatore sportivo a pensare di essere felice solamente se alla fine della pescata ne esce fuori con il pesce in mano. Ecco, con questo video vorrei rivolgermi a voi, amici miei, a tutti voi pescatori sportivi che, quando avete iniziato ad andare a pesca, non lo avete fatto per essere felici in cambio di un pesce. Ora torna indietro nel tempo e cerca di ricordare qual è stato il motivo in cui ti sei innamorato della pesca. Ecco, sono sicuro che quel motivo è legato a tutt'altre emozioni, a tutt'altri ricordi. Poi sì, certo, amplificato in modo esponenziale dal pesce in canna, dall'adrenalina del combattimento. A chi non piace? La pescata, la giornata di pesca, è sempre e comunque il nostro momento di assoluta libertà, di stacco emotivo, di felicità. Quindi ora te lo ripeto, se inizi a delegare la soddisfazione della tua giornata di pesca al risultato della stessa, hai il 50% di probabilità di rimanere deluso proprio dalla pesca. Ti spiego cosa intendo. La pescata inizia molto prima, spesso inizia giorni prima, inizia a casa, inizia con un'organizzazione, inizia con i preparativi, con la costruzione delle lenze, dei travi, giorni prima controllando il meteo. E poi con tutte quelle cose che minuziosamente prepariamo, mettiamo nel cassone, ci portiamo a pesca, di cui ne usiamo poi in media il 2-3%. Ma quanto è bello prepararci la pescata in ogni sua minuziosa cosa. E poi continua in spiaggia, continua per tutto il tempo che siamo stati a pesca. E in molti casi, se te la sei goduta, continua anche dopo, giorni dopo, con i racconti della pescata. Ecco, il pesce in tutto questo è una piccola ciliegina su una splendida torta che sarebbe buonissima anche senza la ciliegina. E quindi delegare il proprio entusiasmo, la propria felicità, la propria gratificazione, la soddisfazione di una giornata di pesca al risultato finale significa non godersi tutto il viaggio da prima a dopo. Ed è importante soffermarsi a ragionare su questo, perché se noi iniziamo ad ancorare le nostre emozioni solamente a pesce sì, pesce no, tutto il bello di questo viaggio sparisce in un attimo, lo dimentichiamo e la volta successiva sarà così e poi ancora così, fino a non provare più alcuna emozione, tranne quando avremo la possibilità di fare una foto con il pesce in mano. Ecco, la pesca è tutt'altro, la pesca è molto di più.